Amo- Di là, ragazze? Sì, è vero, infatti non sono discretata. Ok. Ma io lo so. Ho la fiducia, esatto. Bene. Bene. Lo intendi continuare tutto? Sì, sì. Così non fanno. Che barato. Cosa? Allora, questo Guarda su YouTube. per andare avanti, vero tu? Sì. Sì, fate clic Ma- con questo qua. No, no, quello è solo reference. Il vostro comando, no, il vostro comando è questo, il comando, quel computer là. Questo. Non ci automatica. Sì, 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 sì. Perché Ok. Boh, iniziamo? Vado? Vado. Buonasera signori. Arranco un po' di backstage dei preparativi di questa conferenza, appunto le donne del Risorgimento. Vi ringraziamo moltissimo per la vostra, ricca partecipazione, oserei dire. Vedo conoscenti, vedo rievocatori, vedo solferinesi e non, e questa cosa è veramente preziosa per noi. Allora, io sono Fabio Bassanetti e qui accanto Leonardo Toselli. Abbiamo deciso di dar voce in questa occasione tanto vicina al 23 novembre, al 25 novembre, appunto, la giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. E abbiamo deciso quale argomento migliore legato alla storia del nostro Risorgimento, che qui a Solferino ha vissuto una delle sue giornate più importanti, più cruciali, se non appunto parlare delle donne del Risorgimento. E lo faremo nel corso di questa serata, diciamo, in una maniera un po' insolita. Un elemento storico, certamente, vedremo le principali donne, le donne, le figure più cruciali, ma lo faremo appunto insieme a 2 relatrici d'eccezione che si presenteranno, che sono facciamo un piccolo spoiler, delle rievocatrici storiche. Quindi potete vedere già nell'angolo della stanza qualcosa di peculiare che non si vede sempre in questo genere di conferenze. Quindi parleremo di chi si parla, delle donne del Risorgimento sì, ma anche del come si parla e del come vengono valorizzate nel 2025. Per prima cosa visto che siamo solferinesi, okay, siamo solferinesi e non, molti sono solferinesi, mi permetto di ritagliare 30, 40 secondi di silenzio in memoria di una persona che davvero, possiamo dire, è stata la fondamenta non solo della Luc di Solferino, ma dell'intera Solferino stessa, appunto Anselmino Salandini, che ci ha lasciato ormai un mese fa, ma il suo ricordo è ancora vivo nei nostri pensieri. Quindi invito tutti a un piccolo momento di ricordo di Anselmino. Grazie. Grazie. Siamo ai saluti perché questa iniziativa è possibile solo e soltanto grazie all'appoggio di enti del territorio, di imprese anche, di associazioni del territorio. Noi teniamo molto a questa cosa perché pensiamo che il territorio si racconta attraverso le persone che lo abitano e le organizzazioni che lo vivono. Quindi invito a qualche battuta di saluto, il comune di Solferino, patrocinatore dell'iniziativa, nella persona appunto del consigliere Alessandro Zerrillo. Grazie. Lì, grazie.
Grazie di essere così numerose in iniziativa. Ci tenevamo particolarmente per dare, visto che ieri mattina c'è stata una riunione dell'installazione da Bologna per l'iniziativa, però volevamo ulteriormente dare un apporto significativo al periodo storico dell'anno in cui giustamente ci si sono molto numerosi e abbiamo voluto farlo attraverso Via del Risorgimento come gesto di stima per quello che è il loro operato nel territorio, al di là del nostro territorio, anche nelle zone limitrofe, e poi è stata possibile anche la partecipazione anche di altre associazioni, e questo ci ha fatto molto piacere. Concludo dicendo solo questo breve inciso, visto che mi è stato censurato questa settimana per ragioni di spazio sulla voce, e ci fare che tutti noi abbiamo sentito per questo che voi da Virginia Woolf c'è sempre una grande donna. E mi sta pensando in alto, questo grande uomo a cui facciamo riferimento ogni anno, soprattutto Giulio, ho provato a pensare, beh, forse sì, dietro c'è una grande donna, ma non solo dietro, magari sul palco, se non addirittura davanti, come spesso accade. Quindi mi auguro che questa sera sia un modo per dare giustizia a tanti nomi che spesso sono stati troppo poco ricordati come fondamentali per il nostro sviluppo. Grazie, benvenuti, grazie. Ringraziamo anche l'altro ente patrocinatore dell'incontro che è il Mudri nella sua sezione dell'Alto Mincio, che porta i suoi saluti, appunto, al Museo Diffuso del Risorgimento Italiano. I sostenitori, altri sostenitori, li ringraziamo tutti, sono il Rotary Club Castiglione delle Stiviere Alto Mantovano. Da past presidente sono contento e felice che il Rotaract di Castiglione abbia deciso di partecipare, cogliere l'occasione per sponsorizzare un'occasione di una conferenza di questo tipo, quindi dare ancora più possibilità di visibilità a questa conferenza, a questa serata. Un ringraziamento quindi al Rotaract Club Castiglione del Stiviere Alto Mantovano. Altro patrocinatore, altro sostenitore è l'associazione Vivere il Risorgimento, già citata. Abbiamo qui il rappresentante, il consigliere rappresentante Marco Pettenati nel pubblico, se vuoi portare il tuo saluto anche dell'associazione. Sì. Buonasera a tutti, grazie innanzitutto per questo. Scusa. Buonasera a tutti, grazie per la vostra presenza, grazie al Comune e ovviamente grazie a Paolo Donato che ha avuto questa interessante iniziativa di proporre il tema delle donne del risorgimento. La nostra associazione, la sede a Castel Goffredo, non è la prima volta che si vede il risorgimento delle donne del risorgimento. Lo scorso anno a Mendole a Castel Goffredo si è presentata una mediazione fatta dalla nostra associazione di Zazzamola che si occupava nello specifico del ruolo delle donne anche dal punto di vista militare. Se invece Giulia delle donne della campagna risorgimentale e quindi è un'occasione per poter approfondire questo tema molto campo è rimasto insomma nascosto. Ringrazio ancora per questa organizzazione, poi salutamente del nostro legge. Grazie. Vivere il risorgimento e ringraziamo anche gli altri supporter dell'iniziativa, anzi dopo potremo anche assaporare un piccolo rinfresco da loro organizzato, da loro curato, che sono il Solferino Tourism and Garda Hills e la cantina appunto Rocca di Savio che a conclusione potremo sorseggiare insieme anche magari confrontarci su quello che verrà trattato stasera in un piccolo momento conviviale. Ringraziamo anche Roberti Fiori, basta Roberti Fiori, dopo vedete perché. Ma detto questo, senza indugio, andiamo sul materiale, andiamo sull'argomento. Nelle conferenze, nelle videoconferenze che organizziamo, io e Tose, anche in collaborazione con l'associazione Vivere il Risorgimento, diamo voce
storici, ad accademici, ma non solo, anche ad appassionati aventi diverse professionalità, okay, e diverse sensibilità, ma comunque tutti accomunati da quella che è la passione per l'argomento risorgimentale in tutte le sue sfaccettature. Ehm, e qua mi rivolgo verso le nostre relatrici che invito anche a presentarsi al pubblico. Partiamo proprio da questo. Voi siete, Arianna Drago e Giulia Trantini, delle rievocatrici, non siete delle storiche. Partiamo da questo presupposto. Però avete con le vostre ma non in tono denigratorio, assolutamente, perché attraverso le vostre, professioni riuscite a trattare un argomento tanto delicato, tanto attuale anche, riportandoci facendoci fare un salto nel passato. Quindi, la rievocazione storica parla delle donne del passato. Come lo fate e qual è l'obiettivo che, pensate di raggiungere? Qual è la vostra mission in quello che fate? Ringrazio Fabio Leonardo per l'invito. Vi prometto che non sarà una serata noiosa, la vogliamo prendere con spensieratezza, leggerezza, perché come appunto ha premesso Fabio, non siamo delle accademiche, siamo delle appassionate. Siamo delle donne che vogliono ricordare non come erano le del Risorgimento, ma come eravamo, perché eravamo noi. Inizierei con le mie 2 parole su quello che facciamo io e Giulia nella vita e 2 parole riguardo il nostro gruppo storico. Io, ho imparato a cucire da bambina grazie a mia nonna, come penso molte di voi, e ho portato nel cuore la sua nostalgia di una donna del primo Novecento, non so, ho questa nostalgia delle epoche che non ho mai vissuto. Penso che questo sia un sentimento condiviso. Poi ho fatto tutt'altro nella vita. Oggi sono una divisa e lavoro a Milano. E Giulia è il mio braccio destro. Ormai nella vita di Giulia, io nella vita sono una fotografa, lavoro nella moda e quindi per me è sempre stata una questione di, come dire, ricerca della bellezza e dell'estetica, delle donne nello specifico, perché comunque amo fotografare le donne, i ritratti e nel particolare, vabbè, mi occupo di moda, ma comunque si tratta sempre di ehm, vedere la bellezza, insomma, nei miei scarpe, negli occhi. Allora, le Naiadi, il gruppo storico Naiadi, è un gruppo che abbiamo fondato nel 2018, ma in realtà noi esistiamo da molto più tempo. Ci siamo trovate da giovanissime, io, Giulia e le 8 nostre altre 7 socie, unendo questa passione che ci accomunava per la storia e diciamo per il cucito. Abbiamo deciso di mettere in campo le nostre skill per riproporre quelli che sono stati i ruoli delle donne italiane dal 1848 al 1918, quindi guerra d'indipendenza fino alla prima guerra mondiale. Noi mettiamo a disposizione non solo degli enti che ci invitano a partecipare alle rievocazioni, ma anche degli altri rievocatori quello che noi sappiamo fare. Ora, per lo più stasera parlerò io, ma quello che vedrete è tutto frutto del lavoro di Giulia. Secondo noi oggi, ma lo sapete benissimo, la soglia dell'attenzione si è molto abbassata da una parte, dall'altra parte quello che possono veicolare le immagini forse è più potente di quello che possono veicolare le parole. Quindi noi abbiamo lavorato tanto sulla fotografia, sui video, in modo proprio da rendere la rievocazione storica appetibile ai giorni nostri. Quindi vi faccio vedere qualche slide. Questi sono alcuni dei nostri eventi. I costumi che potete vedere sono realizzati da noi, ma ne parleremo dopo. Sì, sì, sto andando avanti. Qua ho fatto un accenno prima alla prima guerra mondiale, ci è molto cara, anche se non è il tema di questa serata, però fa sempre parte dell'evoluzione delle donne, delle donne. Questo non funziona? Ok, perché lo facciamo?
Che dire, delle donne del Risorgimento non esiste molta letteratura, purtroppo, non sono stati fatti film sulle donne del Risorgimento, non se ne parla. Noi abbiamo preparato una prima parte di questa conferenza su un tema che sicuramente vi è caro, visto dove ci troviamo, cioè l'esempio di Castiglione. Questo esempio di Castiglione noi l'abbiamo imparato qui grazie a una persona che è qui presente andando a visitare il Museo della Croce Rossa di Solferino. Noi già trattavamo le donne di Castiglione anche grazie a lui nel contesto delle rievocazioni di San Martino e Solferino seguivamo Henri Dunant nella raccolta dei feriti sul campo di battaglia. Penso di non dover aggiungere altro perché sarete tutti preparati sull'argomento. Perché è importante l'esempio di Castiglione? Sicuramente lo sapete, le donne hanno avuto l'iniziativa di soccorrere tutti. È una storia nota, dicevano tutti i fratelli e si occupavano di chiunque, indistintamente, vedendo nel soldato ferito un figlio senza una mamma, un fratello senza una sorella, un marito senza una moglie, si sono sostituite a questa figura accudente che in quel momento mancava, ispirando in Henri Dunant l'idea del soccorso indiscriminato. Cioè una volta il soccorso era un privilegio, direi, voi lo sapete meglio di me, quindi correggetemi se sbaglio, però di chi poteva permetterselo, dell'ufficiale immagino, quindi c'era un'equipe medica dedicata a chi se la poteva permettere. Una parte dei soldati immagino morissero trascurati e sicuramente non era previsto il soccorso del nemico, cioè non era immaginabile o magari addirittura era punibile, direi, credo che se andavi a soccorrere un nemico rischiavi pure di prenderti un proiettile nelle spalle. E che cosa hanno fatto queste donne? Queste donne hanno ispirato una nuova mentalità del soccorso, il soccorso come un diritto e nel nostro ordinamento addirittura il soccorso come un dovere. Io penso che non ci sia un'eredità più grande di questa rispetto a quello che le donne nel Risorgimento hanno fatto. Per questo noi siamo partite da qua. Abbiamo fatto un evento quest'anno, sempre grazie a Bruno, proprio con voi ragazzi, per raccontare quello che è stato il gesto spontaneo di queste donne. Non avevano competenze, non erano infermiere, erano semplicemente delle donne. Noi abbiamo saputo che alcune di queste donne hanno distrutto il loro corredo nuziale per poter creare delle bende per soccorrere questi feriti. È poco, ma non è poco, perché ha proprio cambiato il concetto del soccorso per come noi lo intendiamo oggi e credo non ci sia nulla di più importante. È un principio che rompe due esclusioni, sia quella di genere, perché la guerra prima era una prerogativa maschile, e sia quella di appartenenza, cioè non solo i nostri, ma anche quelli degli altri. Conoscete, penso, Soverdi Solferino, l'esperienza di Henri Dunant che è venuto in Italia in questo piccolo borgo lombardo, ha poi posto, diciamo, le basi per la Convenzione di Ginevra, che sarebbe stata fatta nel 1864. Noi siamo noi queste, dietro Henri Dunant, e ci sono stati diversi esempi di donne che nel periodo del Risorgimento si sono prodigate per la sanità. Cristina Triulcio di Belloso la affronteremo anche più avanti, la conoscete tutti, penso, è famosissima, è una donna che ha avuto una grande ricchezza e con questa ricchezza ha messo in funzione una macchina, sia per quello che riguarda l'organizzazione degli ospedali, sia proprio per quello che riguarda il finanziamento delle opere risorgimentali e delle campagne risorgimentali. Giulia Bovio è un'altra figura che vorremmo citare, è stata un'infermiera garibaldina e ha curato i feriti nella spedizione dei Mille. Ma ci sono state altre donne che si sono prodigate nel soccorso dei feriti durante tutte le campagne risorgimentali, come per esempio le suore. Lo fanno tuttora, lo hanno fondamentalmente sempre fatto. E noi ci siamo occupati anche di questo. Quella che vedete lì a sinistra è Giulia, una trasfigurazione completa. Quello che accade a Castiglione.
Noi per rispondere adesso in sintesi alla domanda che mi ha fatto Fabio, perché lo facciamo? Lo facciamo per ringraziarle. Cristina Trivulzio di Belgioioso lo disse in una frase che poi vedrete perché l'ho scritta in una slide gigantesca. Dobbiamo un po' di gratitudine a queste donne, anche se oggi ovviamente non possiamo godere di uno status ottimale, perché è vero i tempi sono maturi, ma c'è ancora molto lavoro da fare. Se non ci fossero state loro, noi oggi non avremmo questa libertà. Quindi il nostro vuole essere prevalentemente un omaggio. Noi vogliamo rivestire i loro panni anche perché ci aiuta a capire realmente cosa provassero, anche solo banalmente nel portare un corsetto o nel non poter imbracciare un fucile. Quindi l'esempio che abbiamo portato di Castiglione è questo, come eravamo e come siamo diventate attraverso la storia. Intanto, grazie per questo excursus e per questa parte a tratti toccante di quello che è stato il soccorso delle donne di Castiglione. Ora vediamo ai lati del tavolo, della stanza, due abiti, un abito, penso, di una domildonna e un abito magari di una estrazione sociale più modesta. Ma quanto è importante per voi come appassionate, come rievocatrici, andare, studiare, ricercare e addirittura, come hai detto all'inizio della conferenza, tessere, i fili di questi abiti, quindi possiamo anche dire ritessere i fili della storia. Quello spesso non si dice, rievocazione storica è anche un viaggio nel passato, una sorta di macchina del tempo. E quindi quanto è importante ricreare nel modo corretto e la passione che ci mettete per fare questi abiti e l'interpretazione poi che andate a dare quando ricreate un ospedale militare, il soccorso su un campo di battaglia o addirittura scene di vita quotidiana. Allora, la doverosa premessa è che noi ci siamo fatti aiutare da chi ne sapeva più di noi, quindi facciamo questa discussione con umiltà, ecco. Esistono dei cartamodelli storici, quindi noi gli abiti che realizziamo sono storicamente accurati. Noi andiamo a cercarci il cartamodello specifico dell'epoca. Nello specifico l'abito di sinistra è un modello del 48, 1848, la vostra destra però, ok? E l'abito di sinistra è un abito del 59, o comunque 55. Quello è un abito da giorno, questo è un abito da sera. Fai bene a dire che questo è un abito di estrazione sociale più alta perché è di seta. Noi ci teniamo a sottolineare che non mi ricordo più, stavo dicendo. Teniamo a sottolineare che appunto ci interfacciamo con chi ne sa più di noi, cerchiamo fonti attendibili, cerchiamo riviste di moda dell'epoca, ci informiamo e cerchiamo di realizzare gli abiti più storicamente accurati possibile proprio perché la rievocazione storica non è il teatro, quindi non sono abiti teatrali che utilizzano escamotage tipo la zip o il velcro. Qui non esiste nulla che sia contemporaneo, si chiudono esattamente come si chiudevano nell'Ottocento. I materiali sono quelli che potevano essere reperibili nell'Ottocento, quindi non si usa poliestere, anche per quello che riguarda le passamanerie. Cerchiamo di utilizzare fili naturali, sempre colori credibili, sono per esempio dei colori difficili da riprodurre, tipo il verde che magari era anche tossico perché è prodotto con l'arsenico, quindi facciamo questo tipo di ricerca qui. Noi vi abbiamo portato anche tutta la biancheria intima, perché quello che vedete qua è solo il fuori. Sotto ci sono tutte le storie, sì, fargliele girare. Il corsetto. Puoi venire più in clip? Ecco, adesso c'è una ragazza di Mutandoni. Indipendentamente sono di cotone, hanno
che serviva per quello che vi immaginate, perché spogliarsi con questi abiti era impensabile. E il corsetto è fatto con stecche di balena, come si faceva all'epoca. Questa che ha in mano Giulia è la famosa crinolina, quindi la prima struttura che sostiene questo volume. Sopra la crinolina va la sottogonna, che non vi faccio vedere perché pesa 4 kg solo la sottogonna. Ci sono anche le calze. Le calze a noi piacciono molto pittoresche, quindi di solito al di fuori c'è un po' di pudore, poi al di sotto quando tiriamo su la gonna, sotto questi 8 strati abbiamo le calze colorate perché togliamo questo sfizio. E queste strutture che avete in mano sono importanti perché costituiscono quello che forma la silhouette. Avrete notato sicuramente, pur magari non essendo degli esperti, il costume storico modifica il corpo, soprattutto quello delle donne. Questi sono gli stivaletti di cuoio, sono 100% di cuoio e fanno malissimo. E sotto sono chiodati ed è terribile camminare sul marmo. E la cosa peggiore è mettere gli stivaletti, non il corsetto. Perché fanno gli stivaletti prima di vestire? Perché mi rendi certificato soltanto. Terribile. Tra l'altro, io ho fatto quello che è il mio corsetto, non l'ho fatto io, l'ho fatto una persona più brava di me, ha una chiusura davanti che si chiama basta. Esistevano anche dei corsetti senza chiusure davanti che ti allacciavano dietro. Chiaramente era previsto una serva, perché altrimenti non si poteva stringere. È importante la silhouette perché cambia proprio la forma del corpo, quindi chi si vuole approcciare alla rievocazione storica deve fare questo tipo di ricerca per ottenere questo tipo di risultato. Senza le sottostrutture questo vestito non sta in piedi e non veicola questa immagine. Questo siamo È molto scomodo perché sono molto pesanti, quindi fai il corsetto che sembra costrittivo per anche sopportare il peso della donna che dopo tutti questi stati tende a pesare sulle anche. Sì, diciamo che vestire questi panni è fondamentale per capire la scomodità, il disagio e poi vabbè una serie di altri sintomi tipo la nausea, i vertigini, la fame, perché le rievocazioni stiamo tutto il giorno con queste cose addosso e non riusciamo a mangiare. Per esempio. Il costume parla della società, lo sapete? Indicatore vero e proprio della società e dell'identità, esprime il genere, cioè i ruoli attesi da uomini e donne, i valori, quindi questo è discrezionale, nel senso donne più pudiche si coprivano sicuramente di più, i ruoli, i rituali, c'è tutta una cultura del lutto nel Risorgimento, ci occupiamo relativamente perché non siamo particolarmente preparate, i rapporti di potere, chi poteva permettersi un tessuto più sfarzoso piuttosto che meno, e anche l'identità sociale, certo, la classe, il ceto, la professione, la provenienza. Questi sono gli elementi caratteristici dell'abbigliamento femminile dell'epoca che trattiamo noi, il corsetto rigido che modella il busto, la gonna ampia a campana e le spalle scoperte soltanto per l'abito da sera, e i tessuti preziosi per la borghesia come la seta, il taffetà, il raso. Infatti noi questi abiti li facciamo solo per la sera, come siamo in rievocazione, giustamente andando appresso ai soldati, non è che ci vestiamo in maniera galante, mettiamo i vestiti di cotone o di lino. E i colori ovviamente coerenti con le disponibilità del tempo. Vi faccio vedere qualche foto di riproduzioni di nostri abiti. C'è anche una ricerca importante sull'acconciatura, sugli accessori, e è molto importante anche l'acconciatura. Noi in rievocazione diciamo che l'immagine viene realizzata al 100%, ma il 40% lo fanno i capelli. Perché vediamo un sacco di rievocatrici che si vestono bene, ma magari mettono poca cura nell'acconciatura. Invece era molto importante all'epoca. Questa è una piccola immagine che riguarda il lutto, dicevamo prima, ci sono rievocatori molto più preparati di noi sul lutto, e quindi noi non ve ne parleremo, giustamente.
Grazie davvero. Anzi, direi anche solo per a fine città, Roma, cioè ci sono interi studi, interi laboratori che fanno questo genere di cose, invece voi lo fate altrettanto bene e altrettanto di qualità e in più ci costruite attorno. Davvero, noi siamo loro colleghi rivocatori e vederli ad esempio a Magenta, la locazione di Magenta, da dove provenite, comunque nella zona di Magenta, è veramente uno spettacolo per gli occhi, dopo ci vai anche a parlare e lì capisci che oltre al bello c'è anche un pozzo di conoscenza, quindi davvero mentre sono comunque dei momenti sia per i reclutori sia per il pubblico, che insomma molto, molto coinvolgenti in questo senso, però davvero un pozzo di conoscenze. Come dire, Ecco, noi in Rivoluzione abbiamo vissuto una sorta di emancipazione femminile, perché una volta esistevano le donne di evocazione, o meglio, magari era la moglie, la fidanzata che voleva seguire giustamente il proprio fidanzato, non c'era una gran struttura femminile, un gruppo femminile. E quando noi abbiamo fatto la nostra proposta, perché siamo state le prime in Italia a creare un gruppo solamente femminile, non c'era spazio per noi, perché tutti si chiedevano a cosa servono le femmine. Giustamente no, però se lo chiedevano smarriti perché le femmine non sparavano, e non andavano a cavallo, e non combattevano, quindi è stato difficile fare la nostra proposta, che è una proposta fondamentalmente didattica, perché noi di rievocazione cosa facciamo? Vi chiederete voi. Noi rappresentiamo alcune di queste donne di cui vi stiamo parlando, prepariamo i polpi per il fucile, prepariamo le coccarde tricolore e facciamo tantissima didattica. È bello perché la battaglia dura 2 ore, la rievocazione dura 2 giorni. Quindi è stato complicato all'inizio essere accettate, alla fine invece adesso abbiamo uno spazio E importante. vi assicuro che Vi assicuro che vederle all'opera, anche in momenti tipo guardare una sorta di quadretto di quello che stanno rappresentando, e quando vanno a leggere dei testi coevi, di romanzi, magari il classico romanzo a puntate, tipico dell'Ottocento, e vederlo letto in un quadro, in una struttura che richiama quanto più possibile come era nel 1848, nel 1859, è molto coinvolgente. Davvero sembra di essere quasi in un film, ma in un film fatto bene, corretto. Se non sbaglio tempo fa è successo che dei bambini, almeno, sui vostri social avete riportato questa frase, "Guarda mamma, stanno passando le principesse". Insomma L'evocazione dobbiamo montarci la tenda, quindi col picchetto, col martello, con la tivetta, vabbè, ma siamo giovani, no, no, più giovani di noi sono io e ho 35 anni, la più grande ne ha 50, quindi è una fatica. qualcheduno ha mormorato su Le principesse me le aspetto un tennis, non dico come noi, però sì. e tutto questo, ed è questo appunto uno dei punti salienti, e tutto questo, tutta questa accuratezza, tutta questa passione, tutto questo essere all'interno di quello che fate, di quello che realizzate, è tutto per raccontare le donne del passato, le vere donne del Risorgimento, la ricostruzione fedele come segno di rispetto e come segno di memoria e di racconto di questo. Quindi vi raccontiamo, alla luce appunto dell'importanza della rievocazione storica, di cui ci avete mostrato veramente molto, e le potenzialità in un futuro, sicuramente la rievocazione storica otterrà sempre maggiore visibilità, proprio vista anche le competenze di chi la mette in atto. Vi chiediamo, quali sono per voi le figure cardine della narrazione delle donne del Risorgimento, che hanno dato il loro vitale contributo, davvero possiamo dire, in tutti i teatri, in tutte le estrazioni sociali, in tutta la piramide sociale della società, appunto, per l'unificazione italiana. Ecco, quali sono le vostre figure di riferimento? Allora, è una bella domanda, non è così scontata, perché come vi dicevo prima, tutte di loro sono passate alla storia, sono ricordate. Banalmente penso che tutti pensino ad Anita Garibaldi.
sinceramente noi Anita Garibaldi l'abbiamo esclusa Così. dal nostro elenco, ne abbiamo scelte altre. Come hai detto tu Fabio, queste associazioni sociali si sono adoperate in diversi con i loro mezzi, chi con i soldi, chi letteralmente vestendosi da uomo e combattendo, chi organizzando gli ospedali, il soccorso, ci sono state anche delle reporter in terra. Noi vi vogliamo proporre alcune pillole di queste donne che abbiamo selezionato, poi avrete modo sicuramente voi se siete interessati di approfondire, perché sennò ci mettiamo. Ah, dopo c'è il momento domande, quindi insomma... Allora, sicuramente partiremmo con le principesse e le contesse, e credo che tutti conosciate Cristina Tribuzio di Belgioioso, milanese doc, è stata una nobile, una giornalista, un'organizzatrice di ospedali, è stata a Roma durante Durante la Repubblica Romana. e si è anche adoperata per le 5 giornate di Milano, una donna indipendente, colta, praticamente l'ereditiera più ricca d'Italia l'abbiamo definita perché è così ci è stata tramandata, e è stata una delle prime donne a vivere da sola, ad essere letteralmente emancipata. Ha finanziato giornali, ospedali da campo, ha organizzato un intero battaglione, pagando lei stessa la nave, di napoletani che sono venuti a combattere a Milano tutte le 5 giornate. Di Cristina, cioè questa frase che vi avevo anticipato all'inizio, che è un po' il nostro motto delle Naiadi. Vogliano le donne felici e onorate dei tempi a venire rivolgere tratto tratto il pensiero ai dolori e alle umiliazioni delle donne che le precedettero nella vita e ricordare con qualche gratitudine i nomi di quelle che loro apersero e prepararono la via alla non mai prima goduta, forse appena sognata felicità. Direi che è una frase emblematica. Ecco, altra ricca figura che sicuramente tutti conoscete perché è iconica, passata alla storia sicuramente più delle altre, è la famosa Contessa di Castiglione. Ora, mi piacerebbe che ne parlasse Giulia, perché noi la Contessa di Castiglione fondamentalmente la definiamo un influencer dell'Ottocento, cioè è stata la prima influencer della storia. La Contessa di Castiglione, Virginia, Elisabetta, Luisa, Carlotta, Antonietta, Teresa, Maria Oldolini, era la cugina di Camillo Benso. Penso che sappiate qual è stato il suo ruolo politico, perché lei è stata usata, ma anche ha saputo sfruttare la sua posizione, la sua bellezza e il suo charme, esatto, per fini di tipo politico, ok? Però a noi piace ricordarla perché fondamentalmente questa donna è stata la prima che ha vissuto come voleva. Lei si vestiva come voleva, inseguiva i necessi che voleva, e coltivava la sua bellezza come voleva. Lei praticamente organizzava dei set fotografici con se stessa come protagonista, Si faceva creare dei vestiti ad hoc, creava un'immagine di sé diversa per il servizio fotografico, come come se fosse una pubblicità editoriale di adesso. Quindi si faceva delle pettinature particolari, era proprio un'icona di moda, stile. Usava il suo carisma per affascinare e chiaramente, come potete vedere dalle foto, è incredibile. Non rispettava di certo il canone, come dire, di moda che c'era all'epoca. Lo creava lei La moda delle tendenze. Potrebbe essere anche un po' la Lady Gaga dell'Ottocento, so come dire, per esagerare un po'. Sì, si è data ovviamente conto da fare, è un simbolo di moda, immagine di potere femminile, rompe gli stereotipi, ha avuto un impatto sulla politica internazionale. Noi abbiamo anche, vabbè, Giulia, che è bravissima, ha ricreato uno dei suoi più famosi scatti. Questo è uno scatto assolutamente attuale, cioè ha una cosa in comune Virginia con Cristina, sono due donne che ci stanno molto a cuore, essere donne intelligenti e colte, spesso usate e non considerate per le loro qualità intellettuali, ma soprattutto anticonformiste, non piegate al volere del genere dominante e agli stereotipi. Qui abbiamo un'altra bellissima frase di Mazzini che vi lascio nel frattempo, perché poi cambiamo estrazione sociale, diciamo, ci spostiamo
su un capitolo interessante che sono le donne che hanno combattuto in prima linea. Noi vi parliamo di 3 donne in particolare, Colomba Antognetti, Peppa Cannoniera e Antonia Masanello. Questa sono io che sparo all'evento dei ragazzi qui seduti accanto. Colomba Antognetti, io adoro questa storia. Colomba era figlia di un fornaio per amore, ma anche infiammata da sentimenti patriottici, si veste da uomo e segue suo marito. E combatte a Velletri, combatte a Roma e a Roma a 21 anni muore. Muore colpita da una palla di cannone. Fu colpita al fianco dritto con grave frattura del bacino e del femore, spirò nelle mie braccia e nelle braccia del dottore Nicolai Romani. A 30 minuti rimase senza una goccia di sangue e moriò gridando Viva l'Italia. Fu impossibile fermare la violenta emorragia. Io di Colomba ho altre frasi che vi vorrei leggere, estratte dai racconti. Il giovane soldato, posto sopra una lettiga, aveva incrociato le mani sul petto, levati gli occhi al cielo e reso l'estremo fiato. Nel momento che stavano per portarlo all'ambulanza, un ufficiale si era precipitato sul cadavere e lo aveva coperto di baci. Quell'ufficiale era Porzio, il giovane soldato era Colomba Antonietti, sua moglie, che lo aveva seguito a Velletri e aveva combattuto al suo fianco il 3 di giugno. Giovinetta di 21 anni, di cuore generosissimo, di sentimenti altamente italiani, pugnò come un uomo, anzi come eroe, nella battaglia di Velletri, degna del marito. La bara era coperta di corone di rose bianche e dalla sciarpa tricolore. La musica militare suonava l'inno funebre dei martiri d'Italia. Chi per la patria muor, vissuto è assai. I 2 ufficiali salutarono commossi il feretro della loro eroica compagna d'armi, a cui tutta Roma rendeva il suo ammirato omaggio. Giuseppa Bolognara Calcagno invece è Peppa la Cannoniera, non so se voi la conoscete, è una donna meridionale straordinaria. Io lascio sullo sfondo, diciamo, i dettagli, però deve, diciamo, il suo nickname, la Cannoniera, al fatto che durante scusate, nel maggio del 60 si distinsero alcuni atti eroici, tra cui impossessarsi di un cannone con un escamotage simulare una cilecca del cannone, quindi utilizzando solo la polvere da sparo, di fronte a una carica di cavalleria. Questa carica di cavalleria continuò perché questi pensarono che il cannone fosse inceppato, invece il secondo colpo andò a segno perché lei bleffò. Sappiamo che Peppa la Cannoniera è sopravvissuta allo scontro, ha aiutato a cacciare i borbonici da Catania e da lì fondamentalmente smise di vestire i panni di una donna e incominciò a vestire quelli di un uomo, a vivere nelle caserme e darsi al fumo e al bere. E ci risulta molto, diciamo, iconica per questo. Terminate le imprese che portarono all'Unità d'Italia, fu anche una delle pochissime donne che per il suo valore venne decorata con la medaglia d'argento al valor militare, quindi assolutamente una donna attuale. Antonia Masanello è famosa perché fu la prima e l'unica donna a imbarcarsi con la spedizione dei 1000. Anche lei, come la Colomba, si vestiva da uomo. Infatti è buffo, tra le note generali del suo profilo, così come risulta dai ruoli matricolari dell'esercito meridionale, sta scritta l'inevitabile puntualizzazione. Trattasi in realtà di una donna, Antonia Masanello, conosciuta anche come Tonina Marinello. Lei si è arruolata sotto falsa identità maschile, utilizzando il nome di Antonio Marinello, che era il cognome del marito, un'altra donna che è stata accanto al suo uomo e ne ha, come dire, condiviso i meriti e il valore. Questa è una delle nostre socie con una spada in mano. Antonia Masanello si è congedata con onore. Vi leggo un piccolo estratto di una poesia di quando è stata seppellita al termine della sua vita. L'abbiamo deposta la garibaldina all'ombra della torre di San Miniato, con la faccia rivolta alla marina, perché pensi a Venezia, il lido amato. Era bella, era bionda, era piccina, ma aveva cuor da leone e da soldato. E se non fosse che era nata donna, porteria le spalline e non la gonna, e poserebbe sul funero letto con la medaglia del valor sul petto. Ma che fa la mente di tutto il resto?
Pugno con Garibaldi e basti questo. Molto bella, sì. Poi abbiamo le inviate di guerra. Io è la mia categoria preferita, sinceramente, anche se non sono italiane, però. Non sono italiane di nascita, ma entrambe queste due donne di cui vi parlo sono italianizzate, hanno acquisito, diciamo, se si può dire, cittadinanza. Sono venute in Italia, si sono innamorate in Italia, si sono sposate in Italia, hanno peronato la causa dell'Italia con il vantaggio di provenire, diciamo, da paesi forse più avanzati del nostro, per cui entrambe erano delle giornaliste. Questa in particolare Jessie White Mario, è il cognome del è stata una reporter britannica, ha documentato il Risorgimento, è stata molto vicina a Carlo Pisacane e ha proprio tenuto una rubrica per Mazzini dal 1856 chiamata Italy for Italians, con le donne londinesi del quotidiano Daily News. Ma la mia preferita è Margaret Fuller, storia tragica, non so perché non ci abbiano ancora fatto un film. È stata una femminista americana, la sua opera principale, Woman in the 19th Century, è considerato il primo libro sui diritti delle donne negli Stati Uniti. La Fuller è venuta in Europa nel 1946, si è trovata in Italia, ha conosciuto Giuseppe Mazzini e sono diventati grandissimi amici. Convinta degli infervorati racconti di questo Mazzini dopo una tappa a Parigi, viene in Italia. Viene a Roma dopo l'elezione di Pio IX e durante la Repubblica, mentre il marito combatte sulle mura, Margaret viene incaricata dalla predetta Cristina Tribuzio di Belgioioso di seguire l'organizzazione e la direzione delle ambulanze dell'ospedale Fate Bene Fratelli. Nel lungo soggiorno italiano di Margaret, mentre in Italia si sposa un bambino che chiamerà Angelino, lavora un libro che si chiama Storia della Rivoluzione Italiana. Questo libro Margaret lo vuole pubblicare in America, sapendo che avrebbe più risonanza per la causa italiana. Lei, il marito e il bambino Angelino si imbarcano su un mercantile in modo da raggiungere New York. Purtroppo il mercantile si taglia e Margaret e il marito e tutto quello che Margaret ha scritto e il bambino vanno perduti. Muoiono, soltanto il corpo del bambino viene recuperato. Io penso che la storia di Margaret sia bellissima, secondo me. Ogni tanto c'è qualche citazione che spero vi piaccia, significativa. Ultima categoria, ma non ultima, le madri, le mogli e le sorelle. Diciamo, in questa categoria abbiamo voluto mettere due donne. Una, secondo me, iconica, la madre della patria, Adelaide Cairoli, è stata la madre dei fratelli Cairoli, ha fatto 8 figli, 7 li ha persi nelle varie battaglie che hanno portato all'unità d'Italia. L'unico figlio sopravvissuto è Benedetto, che poi è diventato presidente del Consiglio del Regno d'Italia. Adelaide Caroli ai tempi era considerata una specie di leggenda vivente perché aveva proprio messo al mondo questi patrioti, li aveva tra in capa, si era occupata personalmente della loro formazione e si è anche espressa rispetto alla causa femminile dicendo: prima ancora dunque che alla causa femminile io mi ero votata quella della mia patria e il mio amore per la prima nacque dal mio amore per la seconda. Ippolito Nievo scrisse nel 1860 di lei che va segnando di tombe e di lacrime il sentiero di gloria per cui l'Italia ritorna alla sua grandezza. Io penso che tutti la conosciate, Adelaide Cairoli. Per noi rappresenta una di quelle madri che credo abbiano proprio votato la vita, non solo alla famiglia, ma proprio anche al paese. Ma proprio perché lei al paese ha dato, diciamo, in sacrificio 7 figli. Ultima, non nota, non molto nota, Leonilde Galli. È proveniente da una famiglia nobile veneta, ha vissuto parte della sua giovinezza a Milano, poi a Padova. Ci piace perché lei e le sue collaboratrici hanno usato attività tradizionalmente femminili
per esempio la produzione di coccarde, di tricolori, di ricami, di album, di oggetti simbolici come strumenti di resistenza e patriottismo. Ho scoperto, perché non lo sapevo, che ha commissionato e fatto realizzare una daga per Garibaldi bellissima, simbolica, con un manico cedellato con 17 figure che racchiudevano la storia d'Italia come sollecitazione alla liberazione del Veneto. E questo è un simbolo di come con ago e filo, con coccarde e stendardo, tessiamo le libertà che gli uomini ci dicono di conquistare. Quindi l'utilizzo di, come facciamo noi con la rievocazione, no? Delle skill semplici che una donna ha per dare il proprio tributo. E anche lei, soltanto perché sono state trovate lettere in casa, ha subito perquisizione, è stata incarcerata, è stata processata, però a noi piace citarlo perché anche un semplice atto come quello di realizzare delle coccarde era frutto purtroppo di grande rischio. Poi niente, abbiamo una section finale ma dedicata al nostro lavoro più che altro. Allora, innanzitutto, prima di concludere questa, bella, bellissima relazione, questo excursus sulla storia femminile dell'Ottocento, è nostra, per chi ci segue su YouTube da ormai un annetto a questa parte, chiudiamo sempre con un libro, un luogo e un film, in modo da poter approfondire, conoscere ancora di più l'argomento trattato. Magari speriamo che nel futuro il film, visto che prima citavi che si potrebbero davvero fare dei film su queste cose, speriamo che il film che magari rifacendo questa conferenza tra qualche anno sia proprio il film che abbiamo sentito qui. Quindi sarebbe veramente bellissimo. Dicevi tu se? Esattamente, quindi vi chiediamo appunto un libro, un luogo e un film che siano significativi e che possano darci ancora qualche spunto in più rispetto alla storia delle donne durante il Risorgimento. Quanto purtroppo non esistono né libri né film sulle donne del Risorgimento. Magari c'è qualche piccola produzione Rai, però non saprei. Noi abbiamo pensato come film al Gattopardo, che penso che abbiate guardato, perché è ambientato nelle epoche che noi trattiamo. È anche interessante vedere queste due distinte figure femminili, Angelica e Concettina, non so se ve lo ricordate il film. Hanno fatto adesso anche la serie. E i costumi sono impeccabili, quindi se ci vuole essere un approccio di fare all'abito, proprio perché prima parlavo del fatto che per il teatro, piuttosto che, non so, per le società di danza magari realizzano abiti per ottenere un effetto, quindi magari scelgono dei tessuti sì, che rendono, e invece in realtà il Gattopardo è proprio iconico, è la Bibbia. Come libro, Piccolo mondo antico di Fogazzaro, non esiste purtroppo un libro sulle donne del Sorgimento, però è ambientato in Lombardia, è ambientato nelle nostre epoche, storia d'amore un po' sì, sullo sfondo di quello che in realtà poi accadeva. E come suggerimento per una gita, facile facile, andate a Roma, andate al Gianicolo, non so se conoscete, se ci siete stati, c'è il busto di Colomba Antonietti, che non è poi così ignota perché c'è l'unico busto di una donna su 84 busti al Gianicolo, è di Colomba Antonietti. Sempre sul Gianicolo, ottimo consiglio, bellissima sulla passeggiata con tutti i busti dei patrioti del Risorgimento italiano, c'è anche la Costituzione della Repubblica Romana. In uno dei suoi articoli, e penso che sia stato veramente avanguardistico, si parla della parità di genere fra uomo e donna, in uno degli articoli di Costituzione della Repubblica Romana, quindi veramente interessante. Inoltre mi permetto di sponsorizzare il loro canale Instagram, Naiadi, nel quale durante gli eventi non saranno film, ma piccoli brevi video, brevi cortometraggi nei quali raccontano l'esperienza rievocativa che stanno vivendo e in particolare me ne viene in mente uno che avete girato un po' di anni fa a questa parte, dove andavate a dar voce alle donne, che hanno partecipato al brigantaggio. Esatto, ce l'avete?
qualche foto Questo è magenta, questo, e suavi. E qui abbiamo ricostruito le donne del sud in generale, però diciamo che queste in particolare abbiamo deciso di armarle e di rappresentare le brigantesse. Argomento magari un po' diciamo che ogni donna ha creduto in ciò in cui ha creduto. Ecco. Nello specifico in questo caso abbiamo fatto una ricerca apposta sui vestiti folcloristici delle varie regioni, quindi qua c'è una ricerca totalmente a parte rispetto a questa degli abiti di Stanley, della moda dell'Ottocento. Siamo tradizionale. Questa è l'ultima epoca che trattiamo, la prima guerra la mondiale. guerra mondiale. Che rientra, alcuni storici dicono appunto, la quarta guerra d'indipendenza, Trento e Trieste, per cui sono donne risorgimentali anche quelle. Bene, avviandoci verso Campabenghe, anzi l'invito è l'anno prossimo, ci sarà l'evento il 25 e il 26 aprile, così abbiamo fatto anche il momento promo per il tricolore che viene sul gambo. Avviandoci verso il momento domande, se avete qualche curiosità, poi magari conclusa la conferenza potete anche avvicinarvi, ci diventiamo. Esattamente, venire I vestiti, quindi avvicinatevi pure assolutamente. E una domanda, così, prima avete citato il Gattopardo, okay, avete detto: "Non guardate le serie TV uscite recentemente". Ecco, a livello di accuratezza storica, che abbiamo capito nel corso della serata è importantissima per dare un'immagine corretta, una memoria corretta delle nel nostro caso, le donne del Risorgimento, questa accuratezza c'è oggi nelle produzioni, cinematografiche, non so, mi viene in mente promozioni fotografiche, c'è questo genere di accuratezza oppure bisogna ancora lavorarci su? secondo me. Mi vengono in mente film usciti di recente. No, 0,100 non c'è praticamente italiano, niente. Inglese, forse i classici della tipo Pride and Prejudice, che ne so. Dipende dal paese che produce. In Italia? In No. Italia non sono andata fantastico. Recentemente ho visto, ma sicuramente anche voi, M, il figlio del secolo, anche se siamo fuori rispetto all'epoca che stiamo discutendo oggi, c'è grandissimo lavoro sui costumi, quindi in realtà ci sono delle potenzialità. Noi in Italia abbiamo Tirelli Costumi, non so se avete presente, che tra l'altro ha fatto la serie del Gattopardi, ma veramente Tirelli Costumi è un laboratorio di sartoria che sta a Roma, che è un unicum nel mondo, è altissima storia da cinema, tantissimi registi americani se ne avvalgono. Tirelli Costumi quindi ci sono le possibilità, ci sono tanti storici, basta assumere il consulente storico, credo. Potrebbero assumere voi per quello che sapete, ma abbiamo avuto anche grandissimi costumisti, tipo Piero Tosi, tipo Milena Canonero. Non so se avete visto Maria Antoinette di Sofia Coppola. Bellissimo, cioè noi ci siamo avvicinati a questo hobby così perché vabbè, un film molto leggero che mescola un po' il passato al contemporaneo, musiche attuali, fa sentire Maria Antoinette la nostra compagna di viaggio praticamente. I costumi più belli che abbiamo mai visto in un film del Settecento. E Ligure, quindi ce li abbiamo. Quindi si può fare, benissimo. Poi qualche domanda, curiosità, questo è il vostro momento. Facile. No, qualche pochino l'hanno tutti grazie no, sto scherzando. Quindi, scusa, prima di concludere questa serata, ringraziandovi nuovamente, ringraziando facciamo per la nostra relazione. Ovviamente, nella sala qua accanto un piccolo momento conviviale allestito proprio anche per, confrontarci, per le domande, per chi magari è più timido adesso non ha alzato la mano, quindi davvero, un momento per continuare, così magari questo vuole confrontarci di vino in mano.
sempre negli spazi contatto troverete appesi dei QR code al muro vicino alle porte, con l'invito a un brevissimo questionario di montagna. Sono domande basic che però danno anche noi insomma un riscontro numerico per raccontare questa serata e per abbiamo sbagliato dove eravamo. Io bellissimo. Quindi anche per quindi se volete aiutarci anche con questo piccolo contributo del vostro tempo, vi ringraziamo doppiamente. Sono Bissanetti, Leonardo Tosini, le nostre relatrici Arianna Drago e Giulia Tarantini, che saranno del risorgimento fra ambiti, immagini e domani, e alla prossima. Alla prossima. Ah, giusto, giusto. Ah, per noi invitiamo, sì, li consegni te. Ah, il nostro cadeau? Tu fai te tutto il nostro cadeau. Sei talmente bello, Alessandro. Scusa.
Ciao ragazzi, buona serata.